Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo al volante della nuova Volkswagen Polo e vi andrò ad illustrare a breve tutte le caratteristiche dell'infotainment presente a bordo. Prima però vi ricordo di andare a seguirci sul nostro canale YouTube e soprattutto di attivare la campanellina per le notifiche su tutti i video che verranno, di andarci a seguire sul profilo Instagram e Facebook. Ma soprattutto, se vi interessa la tecnologia, andate a vedere anche i nostri focus fatti precedentemente su Android Auto e Apple CarPlay. Ma adesso dedichiamoci a questo infotainment. Allora, io ho già collegato per velocità il telefono via Bluetooth. Vi ricordo che appunto quest'auto ha il Bluetooth, due schede SD e una scheda SD usate e due prese USB. Ora, la schermata principale è questa, fatta da 8 applicazioni. Abbiamo la radio è radio DAB, quindi io posso selezionare le emittenti da questo elenco, oppure c'è anche insomma come una specie di cover flow di tutte le varie icone e loghi delle varie radio. Riguardo appunto le emittenti, si possono anche scegliere in base al tipo di genere oppure al gruppo che tipo di radio è, per esempio talk, religione, notizie, sport, insomma ce ne sono diverse. Si può scegliere ovviamente manualmente che tipo di stazione andare a scegliere, e il suono è molto molto pulito per essere una radio. Per esempio, ovviamente parliamo di radio DAB, quindi il suono pulito è d'obbligo. Media, come vi ho detto, ho già collegato il Bluetooth. Come potete vedere qui c'è sorgente, appunto audio Bluetooth, USB 1, 2, schede SD e CD. Inoltre quindi posso andare a scegliere le diverse sorgenti che diciamo personalmente preferisco Android Auto e Apple CarPlay per la musica, perché la musica, diciamo l'app musica all'interno dell'ecosistema non è completa, perché non posso scegliere bene le playlist, non posso scegliere i generi, è un po' incompleta, però comunque suona davvero bene. Facciamo una prova. Alla fine, per essere un'auto piccolina, il suono è davvero, davvero ottimo, è molto cristallino, quei bassi profondi, mi piace molto. App Connect invece c'è Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink. Ovviamente vi invito di nuovo ad andare a vedere i nostri due video fatti su Android Auto e Apple CarPlay, in cui vi spiego bene come funzionano, quindi adesso non le andiamo a vedere, ma andiamo a vedere immagini tramite sempre USB, schede SD e CD. Possiamo andare a scegliere delle immagini da magari inserire come screensaver. Il telefono funziona anche questo molto bene, io non ho mai avuto problemi di ricezione Bluetooth. Ovviamente si possono controllare, oltre che dal touchscreen, si può anche controllare qui dal volante, anche questo è davvero molto semplice da utilizzare. Cosa abbiamo? In primis abbiamo i preferiti, quindi io, se per esempio clicco su SS, parte la chiamata d'emergenza. Ho 5 preferiti dove basta cliccare e posso scegliere tra tutti i miei contatti un preferito. Poi c'è il tastierino numerico, appunto, dove si va a inserire il numero. Anche questo, il touch, poi tra l'altro è molto bello. Io non ho avuto mai un problema, mai un rallentamento, neanche un bug, davvero perfetto. Poi dicevo contatti, quindi tutti i miei contatti, io vado a scegliere, clicco un contatto e posso chiamare. SMS è lo stesso. La cosa buona di questa applicazione per il sistema nativo di Volkswagen è che, a differenza di Android Auto e Apple CarPlay, io qua i messaggi li posso leggere. Io posso proprio leggere quello che ricevo. Per esempio, ho un messaggio della 3 e posso leggerlo, posso rispondere, ovviamente posso cancellare, posso fare tutto, posso anche inviare un altro nuovo messaggio. Questo poi il chiamate perse, chiamate effettuate, insomma tutte le varie impostazioni. Io non ve lo faccio vedere perché non ce l'ho, ma se avete la foto di un vostro amico, una vostra amica, la vostra ragazza, insomma, comparirà anche l'iconcina con la fotografia. Torniamo indietro nel menu. Abbiamo una cosa che volevo farvi vedere. Se io qua sotto c'è un sensore dove, se io mi avvicino, si attiva, quindi è come se fosse, ecco, vedete? Adesso è disattivato. Se io avvicino la mano, si attiva.
una cosa che abbiamo già visto nella Volkswagen Touareg, davvero molto comoda. L'applicazione veicolo invece si apre con questa schermata. Questa schermata permette di, diciamo, dare quasi un punteggio, dare al guidatore quasi quell'esperienza di gara, tra virgolette, simpatica per consumare meno. Infatti, tra l'altro, su questo piccolo schermo di fronte a me ogni tanto compaiono degli avvisi, dei consigli per consumare meno. Infatti, se vado a cliccare su Think Blue, escono tutti i consigli che permettono di consumare meno. Per esempio, cambiata, anticipata, ritardata, quindi dice guidare con la marcia più alta possibile. Oppure, per esempio, un altro consiglio, guidare con prudenza. E tanti altri sono davvero molto utili, sinceramente, perché magari alcuni di questi io personalmente non li sapevo. Possiamo andare anche a settare il veicolo, per esempio, non lo so, apertura e chiusura degli sportelli, quindi apertura comfort, apertura porte, si può decidere anche di aprire solo una porta o solo un lato del veicolo. Oppure per esempio gli specchietti e taggicristalli si può impostare in questo caso il lunotto, se diciamo attivarlo o meno in retromarcia, le luci oppure l'assistenza alla guida, si possono fare diverse impostazioni. Andiamo sul suono qui è in realtà un sottomenu, perché all'interno del menu media c'è questo menu del suono in cui si possono andare a impostare i bassi, gli alti, insomma tutte le varie, ecco, lo risettiamo, in tutte le varie combinazioni possibili. Ultimo è il setup generale. Questo però è il setup diciamo più specifico per il display e per esempio l'unità di misura, oppure il Bluetooth, l'informazione di sistema e così via. Ora, per questo infotainment è tutto. Io lo trovo abbastanza completo, sinceramente. Questa funzione questo infotainment non ha il navigatore, però sinceramente non ne ho sentito la mancanza, perché alla fine, andando a collegare un dispositivo iOS o Android, quindi con Apple CarPlay o con Android Auto, davvero non sento la necessità di avere un navigatore a bordo, anche perché, diciamoci la verità, tutti quanti nel 2018 hanno uno smartphone, quindi alla fine basta un cavo, basta collegarlo e siamo subito connessi con tutte le mappe aggiornate, ovviamente, rispetto magari a un sistema quasi offline, oserei dire, e quindi davvero preferisco il sistema Android Auto e Apple CarPlay al sistema di navigazione delle mappe di tutte le vetture. Sono molto soddisfatto di questo sistema infotainment. Vi ricordo anche che abbiamo fatto dei focus su Android Auto e Apple CarPlay, vi invito ad andare a guardarli. Per questo video è tutto, vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale YouTube e nulla, al prossimo focus sull'infotainment. Ciao!